Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Combistil Bruschettini SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Combistil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Combistil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Combistil? Combistil ha un farmaco a base del principio attivo desametasone più tobramicina, appartenente alla categoria degli corticosteroidi più antibatterici e nello specifico corticosteroidi ed antinfettivi in associazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruschettini SRL. Combistil può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Combistil 0,3% più 0,1% collirio, soluzione flaconcino contagocce 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bruschettini SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: desametasone più tobramicina. Gruppo terapeutico: corticosteroidi più antibatterici. Forma farmaceutica: collirio. Indicazioni: trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da 2 anni di età in poi. Posologia: instillare 1 o 2 gocce 4-5 volte al giorno secondo prescrizione medica. Popolazione pediatrica. Combistil collirio può essere utilizzato nei bambini da 2 anni di età in poi alle stesse dosi previste per gli adulti. I dati attualmente disponibili sono descritti nel paragrafo 5.1. La sicurezza e l'efficacia nei bambini di età inferiore a 2 anni non sono state stabilite e non ci sono dati disponibili. Agitare prima dell'uso. Controindicazioni. Combistil ha controindicato nei seguenti casi: A. Ipertensione endoculare. B. Herpes simplex acuto e la maggior parte delle altre malattie da virus della cornea in fase acuta ulcerativa, salvo associazione con chemioterapici specifici per il virus erpetico, congiuntivite con cheratite ulcerativa anche in fase iniziale, test fluoresceina più. Nelle cheratiti erpetiche virali se ne sconsiglia l'uso che può essere eventualmente consentito sotto la stretta sorveglianza dell'oculista. C. Tubercolosi dell'occhio. D. Micosi dell'occhio. E. Oftalmie purulente acute, congiuntiviti purulente e blefariti purulente ed erpetiche che possono essere mascherate o aggravate da corticosteroidi. F. Orzaiolo. G. Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In occasione di trattamenti prolungati oltre i 10 giorni, è opportuno procedere a frequenti controlli del tono oculare. CA particolarmente importante nei pazienti pediatrici trattati con prodotti contenenti desametasone. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il componente tiloxapol è incompatibile con la tetraciclina. Gli inibitori del CYP3A4, compresi ritonavir e cubicistat, possono diminuire la clearance del desametasone con conseguente aumento degli effetti e della soppressione. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Combistil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Combistil durante la gravidanza e l'allattamento? La sicurezza nelle terapie intensive o prolungate a base di steroidi topici durante la gravidanza non è stata del tutto appurata. Gravidanza. Nelle donne in stato di gravidanza il prodotto, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Combistil non interferisce sull'attività visiva. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati segnalati in seguito ad utilizzo dell'associazione steroide/antibiotico possono essere attribuiti ad uno solo dei componenti o ad entrambi anche se non è noto in che misura. Lì, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Tenendo conto della via di somministrazione, topica oculare, è difficile che si verifichino casi di sovradosaggio. Tuttavia nel caso questo dovesse accadere, lavare accuratamente l'occhio con acqua corrente. Proprietà farmacodinamiche. La specialità oftalmica Combistil collirio contiene 2 principi attivi:
la tobramicina come antibiotico e il desametasone come antinfiammatorio. La tobramicina ha un antibiotico aminoglicosidico ben noto, efficace nelle infezioni causate, proprietà farmacocinetiche con distilcolirio somministrato direttamente nel sacco congiuntivale. Studi di biodisponibilità del coniglio dimostrano che, in seguito a somministrazione topica oculare, la tobramicina viene assorbita nella cornea e il desametasone, dati preclinici di sicurezza. Tobramicina. Studi sull'animale hanno dimostrato che la tobramicina ha un profilo tossicologico qualitativamente simile a quello della gentamicina con effetti collaterali meno gravi. Non si è riscontrata tossicità oculare grave. Elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato, tiloxapol, sodio idrossido acido solforico, regolatore di pH, idrossietilcellulosa, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Combistil a base di desametasone più tobramicina sono Combitimur, Collirio, Luxabiotic, Tobradex, Collirio, unguento oculare, tobramicina più desametasone Bausch & Lomb, tobramicina e desametasone DOC generici, tobramicina più desametasone EG, Bardomir, Visucombidex. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.